Traduzione Sebir Blue Blogspot. Fonte Ducella La Terra e Orga Quail. La rivelazione sui cristalli giganti. Monico e Matteo, 20 ottobre 2012. La rivelazione. Voi vi ponete molte domande concernenti la transizione. Poliedrico termine, che vuol significare molte cose per gli umani. Vorremmo aggiungere che ne esprime ancor più per noi che siamo sui piani della luce. Necessita comprendere che voi vivete, in questa fine ciclo, non soltanto delle esperienze vibratorie di cui non avete assolutamente coscienza, ma che condividete pure l'immenso aumento di frequenza della vostra madre terra e tutta la vita su lei e in lei. Inoltre sperimentate l'enorme trasformazione, che sta subendo attualmente il vostro Sole. Non dimenticate che da esso vengono irradiate energie straordinariamente diverse. Tutte queste missioni hanno per scopo, non solo di assistere il vostro pianeta, ma anche di agevolare tutto ciò che esiste dentro e in superficie per superare il grande momento così prezioso del risveglio della coscienza, della rivelazione. Rivelazione che illuminerà la vostra consapevolezza affinché possiate finalmente rendervi conto di chi voi siete. Se questa chiarezza fosse giunta prima, non ne avreste fatto buon uso, visto che siete tuttora un pochino nell'infanzia dell'umanità. Vi spiegheremo maggiormente che significato ha questa espressione per noi. Indica che non vi siete liberati, a tutt'oggi, di tutte le catene delle vostre passate reincarnazioni, vi trascinate dietro molti residui di esperienze di cui dovrete disfarvi totalmente nei brevi prossimi mesi. Voi direte: ma come possiamo svincolarci dalla concatenazione di tutte le nostre vite, delle sperimentazioni fatte? Rispondiamo: non ponetevi troppe domande. Procedete molto semplicemente. Provate a comprendere ciò che è la vostra quotidianità e cercate di viverla bene. Ritorniamo sull'argomento della rivelazione, della transizione. Al momento attuale, e di questo non ne potete avere coscienza, ci sono tutti i grandi cristalli, che sul vostro mondo si risvegliano. Il vocabolo risveglio non è d'altra parte molto adatto. Essi si riconnettono all'energia, che sarà completamente diversa da quella che è, si ricongiungono a questa nuova frequenza, che gli esseri umani ed ogni vita sperimenteranno su questo pianeta entro pochissimo. Il tempo d'altronde non esiste e non ha tale importanza. I grandi cristalli sostengono anche la coscienza della Terra ad elevarsi e a crescere. Ci sono riattivazioni non soltanto di questi, ma anche, e noi lo abbiamo già detto ma saremo più esaurienti nelle nostre spiegazioni, di alcune piramidi, che avranno un ruolo fondamentale in questa transizione. La piramide di Cheope è la più importante sulla Terra. Considerate che essa è un orologio galattico. È stato concepito nel momento della sua costruzione dalle civiltà edificatrici di cui abbiamo già accennato e delle quali parleremo un po' di più perché ora vi riguarda da vicino. Vi fu un tempo molto lontano dove una vita straordinaria esisteva su questa terra. Era costituita da esseri provenienti essenzialmente dalle Pleiadi, da Orione e da Sirio. Questa civiltà era in qualche modo venuta per posizionare dei segnali strategici, che sarebbero serviti all'epoca attuale. Come hanno potuto questi evoluti civilizzatori, questi grandi esseri preparare tali segnali per il momento odierno? Semplicemente perché alcuni di loro sono giunti qui, su questo mondo, numerose volte, per sorvegliarne il buon funzionamento, specialmente quello delle piramidi. Adesso questi punti chiave verranno attivati non solamente per aiutare l'umanità ma anche per contribuire all'elevazione della frequenza vibrazionale della materia. Accadrà come se, ad un tratto, tutto diventasse differente nel ritmo vibratorio di ogni tipo di energia densa su questo mondo. Affinché tutto questo possa aver luogo, bisogna attendere che i pianeti ritrovino la posizione che avevano 26.000 anni fa quando i primi segnali furono installati. Alcuni, d'altra parte, furono posizionati molto prima di quegli antichi tempi e corrispondono al grande anno. Anche il popolo Maya ha una grande importanza. Esso è costituito da antichi Atlantidei e principalmente da Pleiadiani. Al contrario di quello che pensate, i grandi costruttori non hanno mai abbandonato la Terra. L'hanno sorvegliata come dei fratelli maggiori, che tengono d'occhio i loro piccoli fratelli affinché non compiano troppe sciocchezze. Certamente, gli uomini hanno fatto delle stupidaggini, ma queste non sono irreparabili.
allorquando un certo segnale sarà dato tramite un immenso fascio di luce proveniente dal centro della galassia, che toccherà dei punti ben precisi delle piramidi, il via partirà. Tutto ciò è stato previsto, ribadiamo, 26.000 anni fa e molto prima, per aiutare questo cambiamento di dimensione. Riuscite a comprendere quello che può realmente significare un cambiamento dimensionale? Tutto ciò che vive su questo pianeta muterà frequenza vibratoria, dalla vostra madre terra fino al più piccolo insetto o alle piante. Ogni cosa che vive cambierà lo stato della sua lunghezza d'onda, che diventerà più rapida. I grandi artefici di queste millenarie edificazioni piramidali sono sempre più presenti sul vostro mondo. Come vi abbiamo detto, hanno per compito di riattivare i luoghi sacri ma anche certi crani di cristallo i quali hanno anch'essi una grande missione da portare a termine. Nonostante tale vocabolo sia più adeguato agli uomini, questi ricettacoli, di una perfezione, che voi non potete nemmeno immaginare, hanno una missione. Concepite voi che alcuni tra loro non sono numerosi e abbiano una coscienza? Quando il segnale sarà dato dal raggio luminoso, come sopra detto, che toccherà certi punti molto particolari delle piramidi in questione, anche certi crani riveleranno ciò che hanno da svelare alla nuova umanità. Tutto è preparato per il giorno fatidico, per il grande momento. Voi replicherete tutto ciò che voi dite è bello, ma non ci date molte spiegazioni. Desidereremo più dettagli. Quali particolari potremmo darvi concernenti le piramidi? Sarebbe troppo astratto e complicato per voi. Siete in risveglio, alcuni di voi hanno immense capacità, ma tutti siete stati volontari affinché questi requisiti vi fossero tarpati nel momento della vostra venuta sulla Terra. Che voi siate dei grandi esseri incarnati o degli individui normali, fate tutti parte della medesima impronta e avete l'impressione di vivere quella che potreste chiamare una infermità spirituale. Allora rallegratevi, perché questa invalidità vi verrà completamente tolta. Dunque voi realizzerete ciò che siete, chi siete in realtà e saprete veramente quale missione dovete compiere. In quale modo? Non possiamo rivelarvi e donarvi quello che non vi è ancora possibile comprendere e integrare. Ciò che vi domandiamo con forza e amore è di operare sostanzialmente con l'amore e la fraternità, ma anche con la serenità. Queste non sono altro che parole ma in definitiva delle chiavi. Tali chiavi fungeranno da rivelatori, da trampolini per risvegliarvi ad un'altra coscienza. Ritorniamo un istante ai grandi costruttori. Essi hanno lasciato così tante tracce del loro passaggio su questo pianeta, che sono molte di più di quanto voi non possiate supporre. Molte cose restano ancora da portare alla luce ma queste scoperte si faranno con grande rapidità. Delle anime come alcuni Maya o certi tibetani così come altri che non hanno dei nomi particolari, e che noi potremmo chiamare esseri della grande fratellanza bianca universale di cui voi fate parte senza rendervene conto, operano coscientemente e sono molti e non, per il divenire di questo mondo, per questa incommensurabile rivelazione e immensa evoluzione. Non resta più molto tempo, sia per voi che per questi punti chiave, prima di essere definitivamente riattivati. Allora utilizzate tale periodo per riflettere bene su ciò che dovete eliminare dalla vostra vita. Usufruite di questo tempo per amare ancora e ancora, per applicare la generosità di cuore, per provare ad acquisire il più possibile la serenità. Andate all'essenziale. Noi sappiamo che gli esseri umani sono sempre molto curiosi, che desiderano continuamente saperne di più, ma ancora una volta, noi diamo soltanto ciò che essi possono utilizzare a loro vantaggio per la loro evoluzione. Non serve a nulla voler dare o apprendere in misura maggiore di quanto essi non possano comprendere. Preferiamo dirlo e ripeterlo perché li conosciamo così bene. Percepiamo la loro maniera di pensare ed anche la loro impazienza.